Ciao e benvenuti nel video delle location del film del 1975 diretto da Mario Monicelli, Amici miei. Yeah! Oggi facciamo un vero e proprio tuffo nel passato e vi porto a scoprire i luoghi iconici di questo cult del cinema italiano che è stato girato principalmente a Firenze. Iniziamo subito dove nel film... Macchinina! Dove nel film c'era la sede dove lavorava Perozzi. La sede del giornale della Nazione. Ole! Eccola ragazzi. Questa in realtà è una biblioteca, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Il film si apre proprio con un'inquadratura su questo palazzo, con uno zoom verso la terza finestra. Poi Perozzi esce da qui dal cancello. Non riusciamo a inquadrare la terza finestra, vediamo da sotto. Allora 1, 2 e 3. Era questa, era proprio lei. Originariamente quest'area era occupata da edifici della caserma della cavalleria e del convento di Santa Croce. Tra l'altro, proprio qui di fronte abbiamo il bar dove Perozzi va una volta uscito da lavoro. Fa proprio questa strada, passa da lì, gira di qua e infatti si vede quel segnale, anche se probabilmente è stato cambiato, e va in questo bar con oggi sulla saracinesca un disegno di Dante Alighieri. Una volta uscito dal bar, Perozzi fa un giro con l'auto dentro questa piazza. Siamo a Piazza Santa Croce. È una statua realizzata nel 1865. Ora ve la faccio vedere più da vicino. Che casino in questa piazza! Che fame però, caldarrosti. Stavo dicendo. Questa statua è stata realizzata nel 1865 dallo scultore Enrico Pazzi per celebrare il 600° anniversario della nascita del poeta. Adesso ve la faccio vedere più da vicino. Eccola qui. La basilica invece è stata progettata da Arnolfo di Cambio nel tardo XIII secolo. È un esempio eccellente di gotico italiano. Nello screen si vede la piazza e questo palazzo dietro si riconosce molto bene sulla sinistra. Tanto vi allego gli screen come al solito. Ci siamo teletrasportati in Viale delle Magnolie e una di queste traverse verso Via Pini, per la precisione, ci porta alla casa scantinato del conte Mascetti. Via Pini, Via dei Pini, è qui. Sì! Eccola! Loro parcheggiano proprio qui, poi fanno tutto questo percorso e lì c'è la finestrella. Riguardo la casa del conte Mascetti, occhio a scendere giù, non oltrepassate la siepe se volete venire in visita. Sto per portarvi in una delle mie location in assoluto preferite di Amici miei. Siete pronti? Raga, vediamo se indovinate, È difficile, perché oggi il bar è cambiato molto. Però sì ragazzi, sto parlando del bar Necchi. Ed è proprio quello lì! Ecco il famoso bar Necchi
Lì una targa memoriale, adesso ve la mostrerò. Punto di ritrovo degli amici di amici miei, che è gli zingari. Ah, mi sembra abbandonato, perfetto, mi sembra... Allora, questo gazebo all'epoca non c'era. Piccione. Si chiamava Bar Negroni, ma penso che abbia chiuso i battenti. Questo l'interno, cioè qui un memoriale. Accanto hanno scritto questa frase del film. Certo, lasciarlo con il nome Barnecchi no, Comunque all'epoca delle riprese si chiamava Bar Gamberini. Sinceramente avrei lasciato il bar con il solito nome e avrei sfruttato questa cosa del film anche per attrarre nuova clientela. Cioè, guardate dentro. Cioè, guardate che tristezza, che tristezza. Hanno messo questo gazebo orripilante. Sì ragazzi. Qui dove fanno la supercazzola al vigile col clacson. Piccolo pit stop a Fiesole. Come potete vedere, vabbè, c'è un muretto e il cancello è chiuso, non si può entrare, ma vediamo se riconoscete che cos'è nel film questo edificio. Siamo in via del Salvatino e qui si trova l'ospedale dove vengono ricoverati dopo l'incidente. È qui davanti che arrivano con l'auto completamente distrutta. Vediamo se riesco a costeggiarlo. Un tempo fate conto che era un istituto di cura chirurgica del Salvatino. È un edificio costruito nel 1908 in stile Liberty. Ecco qui il cancello. Nel 2002 l'ASL, proprietaria della struttura, lo mise all'asta e fu acquistato da... non ho capito bene cosa, ho letto dei commenti di persone che dicono diventa un residence. Attualmente è una residenza privata, quindi per ovvie ragioni non riusciamo ad entrare dal cancello. Guarda, i rampicanti ci hanno lasciato i piedini. È vero. Micio. Adesso vediamo se si vede qualcosa anche da quest'altro cancello. Ah, ok, qui c'è un altro ingresso, ma non si vede molto bene. Ciao! Torniamo a Firenze. Firenze centro. La ripresa nel film era leggermente più alta. Qui siamo in piazza San Lorenzo. Protetta dai medici fin dai tempi di Giovanni di Bicci, la chiesa fu ricostruita da Brunelleschi nel 1419. La facciata però rimase incompiuta nonostante un progetto di Michelangelo del 1518. Questo è il lato che nel film non si vede. Sto cercando la villa del dottor Sassaroli, che non si trova a Pescia, ma sempre a Firenze. Dovrebbe essere in questo quartiere, proprio sulla sinistra, dietro l'angolo lì. Qui ci sono delle villette, delle case che sono la fine del mondo. Eccola ragazzi, ci siamo! È una villa della seconda metà dell'Ottocento. Vedete questo cancello in ferro con i pilastri?
con le aquile in terracotta. La facciata si vede, è tipica delle residenze borghesi di Firenze Capitale. Era proprio qui che parcheggiavano l'auto e usciva tutto il pacchetto completo dalla villa. Invece gli amici si erano messi qui proprio di fronte a osservarli. Beh, anch'io, sarebbe stata una scena che non avrei voluto perdermi nemmeno io. Sì, nello screen si vede un altro albero, ma vedete, li hanno rimossi, sono stati piantati dei nuovi alberi. Questa stazione è stata progettata negli anni 30 da Giovanni Michelucci. Ragazzi, questo è il binario, il numero 14. I nostri protagonisti scendono proprio da questa scala. Che emozione! Tra l'altro avete visto, il numero 14 del binario è lo stesso, è ancora lo stesso. E vabbè, ovviamente hanno cambiato, qui hanno tolto il nome del binario. Che emozione! Adesso continuiamo con i luoghi di questo film che, ragazzi, sono davvero tanti. Eccoci al Grand Hotel Porta Rossa, ve l'ho già mostrato in un video. Perché sì, ragazzi, questo hotel appare anche nel film La sindrome di Stendhal di Dario Argento. Oltre che in Amici miei, ovviamente. In Amici miei è dove Mascetti trova Titti con la tipa. Tra l'altro è uno degli hotel più antichi d'Italia, è stato costruito nel XII secolo. Mascetti insegue la tipa proprio da questa via. Vediamo se troviamo il portone e il negozio dove si nasconde. Eccolo! Guardate le decorazioni di Natale. Certo, non siamo nemmeno a dicembre. È vero, hanno iniziato a mettere le decorazioni natalizie ovunque già a novembre. Avete pasticche di cefalo? Non ne ha? Allora scusi, telefono un attimo al dottore. Oi, muoio. Eccola qui, ragazzi. Si chiamava Farmacia Pitti. L'edificio, eccolo qui, ristrutturato nei primi dell'Ottocento, ospitava al piano terra la storica farmacia. Vedete qui c'è il suo emblema con 2 serpi e un busto di San Felice. La farmacia esisteva dal 1427, diventando pubblica tra il 1805 e il 1837, grazie a Gaspero Puliti. Gli interni conservano ancora degli arredi neoclassici, tra cui un banco in marmo di Carrara e antichi scaffali.
Parlo della farmacia al passato perché dal 2018 la proprietà ha deciso di trasformare l'edificio in una struttura ricettiva e praticamente ha sfrattato la vecchia farmacia nel 2022 nonostante le proteste. Fortunatamente gli arredi antichi sono stati tutelati dalla soprintendenza e quindi non hanno potuto rimuoverli. Vi faccio vedere tutta la piazza. Laggiù si vede una parte di Duomo. Cioè, guardate che meraviglia. I nostri amici si fermano con l'auto qui in piazza Santissima Annunziata per andare dal fioraio mentre fingono l'operazione, chiamiamola così, con il tipo del Barnecchi, il Righi, quello che si ruba i pezzi di dolce dal bar. Nella piazza abbiamo le due fontane dei mostri marini, questa è una, quella un'altra, troppo belle, cioè il viso di lui mi fa morire. Queste fontane dei mostri marini sono state realizzate da Pietro Tacca. In questa piazza, tra l'altro, piccola curiosità, hanno girato anche il film Un tè con Mussolini del 1999 di Franco Zeffirelli e anche Obsession, complesso di colpa di Brian De Palma. Vi ho fatto un video e ve lo lascio ovviamente nell'info box. Adesso troviamo il fioraio che dovrebbe essere qui vicinissimo, in via dei Servi. In Amici miei, il sole, in Amici miei viene inquadrato anche questo palazzo. Si tratta del palazzo Buttini Gattai, oggi una location per eventi, matrimoni, congressi. Ho visto delle foto degli interni, ragazzi, e sono favolosi. Il fioraio era proprio, penso fosse questo qui, 126-124. Il film contiene anche qualche altra location, ho provato a portarvi le più significative, ma fatemi sapere nei commenti se volete vedere anche quelle mancanti, magari posso fare degli shorts e le porterò molto volentieri. Per supportare il mio piccolo canale, like, commento e iscrivetevi come sempre. Io spero tanto che questo tour delle location di Amici miei vi sia piaciuto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!